Oggi voglio parlarti di focus. Focus di un canale YouTube, ma in generale anche di un podcast, insomma, come avere e mantenere un focus per evitare una serie di problematiche. Ti parlo di un caso che è capitato a me, ovvero di un video che mi ha portato tantissime visualizzazioni, ma resta fino alla fine e scopri come è andata a finire. Come ti raccontavo nell'introduzione, oggi parliamo di focus. Ma che cos'è il focus? Il focus è il riuscire a mantenere una certa coerenza con gli argomenti trattati dal canale che potrebbe essere YouTube. In questo video io ti parlerò nello specifico di YouTube perché ti faccio anche degli esempi capitati a me, ma questo vale per qualsiasi tipo di contenuto tu stia creando, che sia un podcast audio, un podcast video, qualsiasi cosa. Ok. Bene, perché è così importante? Perché è così importante mantenere una certa coerenza negli argomenti? Questo è fondamentale innanzitutto, e credo che tu sia d'accordo su questo, soprattutto sul tuo pubblico. Ok? È importante soprattutto per loro. Perché? Ci sono tanti canali che hanno tantissimi iscritti, ma parlano di cose molto diverse tra di loro. Quindi fanno un video su un determinato argomento e acquistano una serie di persone che sono interessate a quell'argomento. Poi fanno un video su un altro argomento e acquistano persone interessate a quell'altro argomento. Ma che cosa accade? Che le persone interessate all'argomento A non sono interessate all'argomento B, C o D. Chiaro quello che ti sto dicendo? Quindi avere troppi argomenti, parlare di troppe cose, sì, all'inizio può sembrare una buona idea perché aumenta i tuoi numeri, ma la non focalizzazione è assolutamente il nemico della fidelizzazione. Ok? Se non hai un focus chiaro, non puoi fidelizzare le persone. Questo è assolutamente così, fidati. Non solo perché te lo dico io, ma perché l'ho provato sul mio canale, adesso ti racconto, ma lo vedo su tutti i canali degli altri. Attraverso le statistiche mi rendo conto come la fidelizzazione sia andata a quel paese per molti canali. Quindi dipende sempre dalla tua strategia, dal tuo obiettivo. Perché hai aperto un canale su YouTube? Qual è il tuo obiettivo? Fare visualizzazioni? Oppure fidelizzare le persone? Qualcuno potrebbe dire, vabbè, ma chi se ne frega di fidelizzare? Io voglio fare visualizzazioni perché così guadagno. Bah, è scelta tua. Io punterei tutto sulla fidelizzazione, perché le visualizzazioni vanno e vengono. Oggi ci sono, domani no. Le persone fidelizzate ti seguono a prescindere da quello che tu racconti. Seguono te. Certo, alcuni argomenti gli interessano di più, altri di meno, ma seguono te perché sei diventato una persona di fiducia, potremmo dire. Allora, questo canale si chiama Alessandro Mazzu, non si chiama Podcast per Tutti, non si chiama Content Creation evviva. Ok? Si chiama Alessandro Mazzu, il mio nome e cognome. Perché? Perché ho sempre creduto sul potere del metterci la faccia. Quindi quando ci metti la faccia, non solo perché sto facendo video, ma anche nome e cognome, quando ti esponi in prima persona, secondo me la cosa funziona di più. E quindi ho fatto questo canale su me stesso parlando di podcast, audio e video, di content creation in generale, perché ci sono anche consigli di produttività, di marketing, eccetera, eccetera. Che cosa è capitato? Essendo questo il canale mio personale, ho cercato di voler provare ad allargare un pochino la mia audience, perché podcast audio è veramente una nicchia molto piccola. Sebbene io non insegua i numeri perché chi se ne frega, ok? Io uso questo canale e se mi segui lo sai perché l'ho detto diverse volte, soprattutto a scopo terapeutico, cioè questo canale fa bene a me stesso, che poi faccio tante visualizzazioni, YouTube mi dà qualche spicciolino, ben venga, però questo canale serve prima a me. Ok, che cosa è capitato? Proprio perché il canale è mio e proprio perché sono una persona piena di interessi, faccio miliardi di cose e rinchiudermi dentro un argomento, soprattutto piccolo, mi sta veramente stretto. Non l'ho mai fatto in vita mia perché so che mi dà veramente, dopo un po' mi annoio. Che cosa ho fatto? Ho detto, ok, le persone interessate al podcast audio saranno interessate anche al podcast video, visto che ormai non si parla altro che di podcast video. Vedi YouTube, l'evoluzione di YouTube, vedi Spotify, eccetera, eccetera.
il mondo sta andando in quella direzione. E quindi ho detto ok, parliamo anche di podcast video, quindi anche di luci, macchine fotografiche, editing, insomma tutto quello che ha a che fare anche con i podcast video. Benissimo, e quindi il pubblico si è un po' ampliato. Però io sono anche una persona che per lavoro mi occupo di marketing e comunicazione da 15 anni e quindi ho iniziato a parlare anche di tecniche di produttività, bla bla bla. Però sono anche una persona che ha trovato una propria filosofia di vita nel minimalismo e in generale in quello stile di vita. Quindi ho fatto un video, e arrivo al dunque, che si chiama 14 abitudini, qualcosa del genere. Ti lascio il link in descrizione. Ti metto qualche grafica qui per farti vedere qual è. Questo video, all'improvviso, è diventato virale. Ok? Perché ha fatto numeri pazzeschi. Pazzeschi! Che nessuno dei miei video sui podcast, sui microfoni, su queste cose qua ha mai fatto. Mai. Quel video è diventato virale. Per carità, non è che ha fatto miliardi di visualizzazioni, ci mancherebbe. Per me è diventato virale perché ha fatto numeri incredibilmente più giganteschi in pochissimo tempo. E quindi mi ha portato da una media di 300 iscritti al mese, più o meno, mi ha portato in quel periodo di tempo, in quei 2 mesi, a 1250 persone iscritte al mese. Caspita, puoi immaginare che il mio canale ha fatto un bel saltino in avanti. Quindi ero contento. Ok, tant'è che grazie a quell'input ho aperto un secondo canale, quello proprio sul minimalismo. Proprio perché ho detto, caspita, c'è un sacco di gente interessata a questo argomento. Allora è il caso di aprirlo. È un canalino che esiste da poco tempo. In questo momento, mentre ti registro questo video, c'ha 1400 qualcosa iscritti. Non mi posso lamentare, mi fa molto piacere perché poi è un argomento abbastanza particolare, è un pubblico completamente diverso rispetto a quello di questo canale principale. Quindi ero contento perché tante iscrizioni e il canale stava funzionando ancora meglio. Ma nel tempo mi sono accorto che quel video non mi ha portato un grosso vantaggio. Perché? Perché sto notando nel tempo, e prima di quel video non era così, che un po' di persone si stanno disiscrivendo dal canale. Non tantissime, per carità, pochissime rispetto al numero di iscritti. Quindi non è preoccupante come cosa, ma che cosa è successo? Le persone interessate a quel video sulle 14 abitudini che ho smesso di fare, non mi ricordo adesso il titolo, perdonami, ma tanto lo trovi qui in descrizione. Quelle persone lì, quante di quelle 40.000 o forse più che hanno visualizzato quel video sono interessate al mondo dei podcast? Pochissime. Quindi probabilmente quelle persone erano interessate, si sono iscritte al canale perché volevano quel tipo di argomento. Nel momento in cui io gli propongo produttività per podcast, microfono, scheda audio, macchina fotografica, luce, eccetera, che se ne fregano, quindi tolgono giustamente, tolgono l'iscrizione al canale. Cosa voglio dimostrarti con questo? Che, un po' come ti raccontavo all'inizio, avere un focus chiaro e preciso è vero che potrebbe sembrare erroneamente, però, ripeto, erroneamente potrebbe sembrare che ti limita la crescita, perché dici, caspita, ho un argomento così piccolo, una nicchia, come si dice tecnicamente, di persone così piccole, non posso crescere più di tanto. Allora, sì e no. Innanzitutto, se ti sei scelto quell'argomento, immagino che c'è un motivo, ok? Del resto i canali generalisti, ma chi se ne frega? Cioè io non seguo mai canali generalisti, mai, perché non mi interessa se tu oggi mi parli di argomento A, poi B, poi C, poi D, ma chi sei? Cioè non puoi avere competenze su tutto e quindi non ti seguo a prescindere. Se ho bisogno dell'argomento A, seguo il canale che parla solo di argomento A. Se ho bisogno dell'argomento B, seguo il canale che parla solo di argomento B. Perché sono dei professionisti, sono delle persone specializzate, ok? E invito te a fare la stessa cosa. Quindi che cosa ho fatto? Non faccio più quei video su questo canale. E infatti ho aperto l'altro canale e tutti quei video su quell'argomento li sto facendo lì, perché lì le persone trovano solo video su quell'argomento. Del resto YouTube, con i suoi ultimi aggiornamenti o comunque in generale, YouTube premia i canali che si specializzano, i canali che hanno un focus chiaro e preciso. Quindi se vuoi avere, tra tante virgolette, successo, perché questa è una cosa stupida, come si fa a dire
come si fa a garantire il successo? Non si può. Quindi perciò ho aperto 1000 virgolette. Se vuoi avere successo su YouTube, la focalizzazione è una delle cose principali. Quindi prima ancora di iniziare a fare video, cerca di capire qual è la nicchia di pubblico alla quale vuoi parlare. Se è troppo stretta, come mi sono accorto io nel caso dei podcast audio, ho allargato, ma non al cake design, non al marketing, ho allargato al podcast video, che ha senso, perché se sei interessato all'audio, sei interessato anche al video. Poi ho allargato alle tecniche di produttività, marketing, comunicazione per i podcast. Ok, quindi e ho espanso, più che podcast, adesso potrei dire content creator, no? Che è un po' più ampio come termine. Però quello è il mio focus. Quindi non ti vado a parlare di falegnameria, non ti vado a parlare di come costruire, una chitarra acustica. Ok? Ho cercato di allargare un pochino il mio bacino d'utenza, anche per avere un po' più di soddisfazione, perché non ti nascondo che più i numeri sono alti, più c'è soddisfazione. Però quello è. Ok? Non è che parlo di musica in generale, io non parlo ai gruppi musicali, io parlo a chi utilizza la voce per registrare, per fare audio e video. La mia competenza finisce lì. Magari qualcosa te la potrei anche dire, ma ci sono altri canali più titolati di me per dire quello. E ti invito ad andare a vedere. Se sei un musicista, sì, magari io ti sono simpatico, comunque ti dico cose interessanti, ma se sei un musicista ci sono canali sicuramente più utili del mio. Il consiglio che ti do, proprio alla luce di quello che è capitato a me, cioè tantissime visualizzazioni in un video, ma poi queste persone si perdono nel tempo, comunque non ti seguono più, e YouTube lo capisce. Cioè, porca miseria, se quel video è diventato virale, se tante persone hanno seguito Ale, e poi nel tempo queste persone non guardano più i suoi video, o addirittura si disiscrivono, che vuol dire? Che Alessandro non sta facendo un buon lavoro. E quindi, come dire, ti stai danneggiando. È chiaro il concetto? Non è essere felici che quel video è diventato virale, ma essere tristi perché quel video non dovevo pubblicarlo. Perché mi ha danneggiato. Perché YouTube sta pensando, dice, porca miseria, quel video ha spaccato. Ma perché adesso queste persone non stanno guardando gli altri video di Alessandro? Perché addirittura qualcuno si sta disiscrivendo? Quindi Alessandro non è bravo? Non fa più video interessanti? È stato un caso? Capito qual è il punto? Quindi vado veramente in chiusura, ma parlerei per ore perché poi ci sono veramente tantissime cose da dire. Quindi, consiglio finale, resta focalizzato. Scegli con attenzione una nicchia, quale argomento trattare, per quale pubblico, e resta coerente nel tempo. Le persone vogliono questo, vogliono la coerenza, e YouTube premia la coerenza. Grazie mille, come al solito se hai domande, dubbi, curiosità, commenta e io ti rispondo nel più breve tempo possibile. Noi ci vediamo settimana prossima. Ciao!